convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio. No, non c'è Mattino Milan questa mattina, non c'è il classico appuntamento della radio, ma c'è lo speciale stadio, perché insomma era giusto affrontare quello che era l'attualità più stretta, ovvero il tema dello stadio con il deposito del DOCFAP, cioè il documento atto a, per Milan e Inter, provare a acquistare l'area di San Siro e lo stadio di San Siro poi per costruire un nuovo stadio di proprietà in condivisione tra le due società. Quindi, insomma, non c'è Mattino Milan, ci ritroviamo per gli appuntamenti di calcio, di campo, AD, DS, compagnia cantante, nel pomeriggio. Parliamo di quello che, insomma, mi sono messo un pochino nei panni di un semplice puro tifoso. Ieri sera, quando insomma è arrivata la notizia del deposito del documento, ma in realtà era una notizia che già sapevamo che sarebbe arrivata, un giorno più, un giorno meno, insomma era abbastanza chiamato. Erano mesi che le due società lavoravano per la produzione di questo documento, quindi ieri è arrivato in Comune di Milano. Vi raccontiamo un po' cosa succederà a San Siro, cosa succederà a San Donato. Parliamo un po' della proprietà del Milan, delle proprietà del Milan, di chi ha fatto le veci delle proprietà del Milan in questo anno per la vicenda stadio, anche perché il proprietario sulla vicenda stadio è letteralmente sparito da un anno a questa parte. E quindi parleremo un po' di quello che potrà accadere nel futuro, cercando di fare cronaca, pura cronaca, cercando di limitare al minimo commenti, eccetera, ma riportandovi quelli che sono stati fatti nel recentissimo passato e quelli che potrebbero essere i passi nel futuro. Allora, partiamo da quello che è successo, proprio per cercare di essere più chiari possibile, visto che comunque mi rendo conto che c'è un grave difetto di comunicazione, ed è innegabile, per quanto riguarda anche e soprattutto la vicenda stadio nei confronti dei tifosi, che non sono stakeholder, ma sono tifosi, e quindi andrebbero informati su quello che tra l'altro è una cosa che a loro probabilmente sta molto a cuore, cioè il luogo dove andranno a vedere nel prossimo futuro le partite del Milan. Ma c'è talmente tanta poca chiarezza comunicativa, ma che è il riflesso di poca chiarezza all'interno del Milan, e anche qui, come vedrete, di qualche divisione interna che ha portato poi a vivere soprattutto l'ultimo anno sulle montagne russe. Allora, partiamo da quello che è successo ieri sera. In serata è stato appunto depositato questo documento, ovvero il DOCFAP, su San Siro. Andava depositato nel più breve tempo possibile per un semplice motivo, perché ci sono tanti altri passaggi da dover effettuare prima di arrivare a settembre-ottobre di quest'anno, quando con ogni probabilità potrebbe scattare il vincolo su San Siro. Quindi se dovesse scattare il vincolo su San Siro quindi non potremmo praticamente quasi più toccarlo, se non appunto nelle parti che sono più nuove, tra virgolette, tra mille virgolette, e quindi non c'è più la possibilità di fare quello che in realtà Milan e Inter vogliono per San Siro, cioè demolire la stragrande maggioranza dello stadio, tenere soltanto qualche vestigio di una parte di curva sud, la torre che dà su Piazza Axum, insomma quel pezzettino di stadio che all'incirca si affaccia su Piazza Axum. Se siete insomma abitué dello stadio avete capito qual è, quella dove all'incirca passa il tram in questo momento, cioè dove c'è la curva sud. Poi il resto andrebbe demolito perché c'è bisogno di spazio per costruire il resto delle strutture accessorie, non solo quelle dello stadio, perché invece lo stadio andrebbe costruito di fianco, dove in questo momento c'è all'incirca il parcheggio dei pullman dei Milan Club, il parco dei capitani, ovvero quella distesa d'erba che c'è tra appunto il parcheggio dei pullman e il piazzale dello sport dall'altro lato. Andrebbe costruito in questo momento sopra a quello che è il sottopasso Patroclo, e anche qui insomma, la questione è particolarmente spinosa perché non si può ovviamente costruire sopra il sottopasso, quindi andrebbe spostato il sottopasso e comporta ovviamente altri costi, altri permessi, eccetera, eccetera, ma di questo parliamo dopo. Insomma, è stato depositato questo documento che
è prodromico appunto all'acquisizione della zona e di San Siro, per poi appunto fare lo stadio lì nel fianco e al posto di San Siro le strutture accessorie. Allora, cosa succede adesso? Siccome bisogna fare tutto nel più breve tempo possibile, proprio perché se arriviamo a settembre-ottobre e scatta il vincolo, tutto questo cade. Ora è nelle mani del Comune di Milano la questione, ovvero bisognerà fare prima ovviamente un'analisi dell'offerta e verrà fatta in questi giorni. Poi ci sarà una gara pubblica accelerata, perché non si può non fare una gara pubblica per l'acquisizione dell'area. Ci sarà una conferenza dei servizi, anche questa abbastanza remix, una dichiarazione di pubblico interesse, il Consiglio Comunale, che tra l'altro deve fare tutto questo entro circa metà, fine giugno, non di più, il Rogito entro l'estate, perché bisogna fare tutti questi passaggi, come detto, entro settembre, e poi appunto la questione legata al permesso finale di poter costruire con appunto una sorta di clausola che non ci saranno intoppi dal momento in cui si inizia a fare l'iter intorno a settembre-ottobre per poi iniziare i reali lavori, ma se ne parla tra anni, anni e anni dell'inizio dei lavori, anche perché come sapete insomma ci sono le Olimpiadi, ma insomma non è questione di Olimpiadi, è questione che insomma, c'è molto, molto da fare. In tutto questo ovviamente ci sono tutti i possibili ricorsi, ricorsini, ricorsetti che ci possono essere nella vicenda, intoppi burocratici, eccetera. Se volete qui metto un parere mio personale, è una questione molto, molto, molto intricata e ci stiamo andando a incastrare nell'ennesimo ginepraio. Poi capisco che magari in questo momento il Comune di Milano è molto interessato a venirti incontro perché se scatta il vincolo a settembre-ottobre si ritrova sul groppone San Siro senza la possibilità nemmeno di toccarlo nelle parti più vecchie, quindi si ritrova uno stadio vecchio che forse le società al massimo possono tenersi ancora per qualche tempo, ma che poi insomma è destinato a rimanere di proprietà del Comune di Milano e chissà forse non più con le squadre all'interno per giocarci. Quindi insomma, capisco che ci sia l'interesse da parte di tutti, capisco anche che però facciamo un po' di cronaca. Perché c'è stata venduta più di una volta la questione del piede in due scarpe, che non esiste, semplicemente non esiste, per il semplice fatto che in questo momento l'altra parte, cioè San Donato, è stata dapprima rallentata intorno alla fine di quest'autunno, novembre, dicembre di quest'anno, ha avuto un brusco rallentamento dell'iter dell'accordo di programma. E nell'ultimo mese e mezzo è pressoché congelata. Si muove più o meno di moto proprio, ma giusto per l'ordinaria amministrazione. Ma non c'è più né la spinta né la volontà di bruciare le tappe per l'accordo di programma. Anzi, come detto, è più o meno congelato. Anzi, vedrete probabilmente nei prossimi mesi che lo sarà ancora di più congelato l'accordo di programma. Anche se comunque, come vi ho detto, qualcosa è comunque andato avanti. Ad esempio, è stato chiuso il progetto della stazione di Ferrovie dello Stato per la nuova zona, ma insomma la questione purtroppo, mi viene da dire, è pressoché congelata. In attesa di capire cosa sarà di San Siro. Mi rifaccio un pochino a quello che sono state le parole dei protagonisti adesso, perché insomma anche su questo lato c'è una drammatica assenza, come ho detto inizialmente, di comunicazione. Insomma, un tifoso normale, tra mille virgolette, del Milan, magari non noi che forse abbiamo la fortuna, la sventura in questo caso, di sapere qualcosa in più dentro la vicenda, ma si ritrova sballottato, soprattutto nell'ultimo anno, tra 1000 versioni differenti di questa vicenda. E capisco che ci sia abbastanza confusione e disincanto. Faccio una brevissima cronostoria. Nell'ottobre-novembre circa del 2023, intervistato da Class, il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, diceva che lo stadio del Milan sarà nuovo, di unica proprietà del Milan, e San Donato sarà il posto in cui lo faremo. Passa ancora qualche mese, intorno a marzo, quindi all'incirca un anno fa circa, al forum di Londra, presente anche Ibrahimovic con Cardinale, viene ribadito che lo stadio sarà di proprietà del Milan da soli. Questa è l'ultima volta in cui abbiamo sentito il proprietario del Milan parlare dello stadio. Quindi le ultime parole del proprietario del Milan sullo stadio sono da soli di proprietà a San Donato, ed sono di un anno fa.
o di un anno e mezzo fa, se facciamo riferimento a classe. Nel mentre il proprietario del Milan è sparito, soprattutto sulla vicenda stadio si è letteralmente polverizzato, non esiste più, non c'è più una mezza parola del proprietario sullo stadio, non parla in generale del Milan da mesi, con quella scusa, perché è palesemente una scusa probabilmente creata ad arte da qualcuno che lo gestisce comunicativamente, ma non forse nemmeno farina nel suo sacco, del fatto che insomma è un pochino offeso, forse la parola è un po' forte, offeso, però un po' si è sentito un po' tirare per la giacchetta dai tifosi del Milan e quindi fin quando non ci saranno risultati non parlerà del Milan, tant'è che nell'ultima occasione pubblica in cui è apparso qualche giorno fa non ha detto mezza parola sul Milan. Una palese scusa per non parlare di quello che ha fatto o meglio non ha fatto questa proprietà del Milan, ma vabbè, questo è un pensiero anche qui molto personale. Nel mentre abbiamo assistito ai suoi colloqui con Zlatan Ibrahimovic a Londra un paio, 2 o 3 settimane fa per la questione direttore sportivo e poi abbiamo assistito al viaggio di Giorgio Furlani a New York e al ritorno abbiamo avuto conferma che sarà invece Furlani a decidere il direttore sportivo del Milan da solo, quindi non più né con Jerry Cardinale né con Zlatan Ibrahimovic. Anche questo, insomma, ognuno si è fatto la propria idea di quello che è successo, insomma, dalle teorie più complottistiche a quelle meno. Ognuno si faccia la propria idea di come è andata. Mi sembra che sia abbastanza anormale che un amministratore delegato che non è presente ai primi incontri per il direttore sportivo vada negli Stati Uniti dal proprietario e al ritorno il proprietario ha fatto un passo indietro per la questione del direttore sportivo e demanda tutto all'amministratore delegato sia abbastanza anormale, visto che 3-4 settimane prima invece faceva l'esatto contrario. Quindi sembra quasi che l'amministratore delegato abbia più potere rispetto al proprietario che gli abbia ricordato che insomma chi comanda non è lui ma è qualcun altro. Ma anche questa va bene, è una teoria complottistica e ce la facciamo andare bene anche questa nel caso. Ma torniamo allo stadio. Nel silenzio del proprietario ha riempito i vari spazi il presidente del Milan Paolo Scaroni, che bene, è l'uomo al comando della situazione ormai da quasi un quinquennio, credo, da quando ancora il Milan e Inter avevano deciso di costruire un proprio stadio di proprietà nell'esatta zona dove poi forse lo faranno con questo nuovo documento depositato. Questione che poi è tracollata, anche se per un anno e mezzo è andata avanti con, tra l'altro, la gara per dare il progetto in mano a una delle aziende che lo doveva poi costruire. Poi c'è stato tutto il passaggio al Comune di Milano, tutti gli incontri, una dozzina di incontri in comune, compresa la cittadinanza sul luogo a San Siro, nei vari comitati di zone, compagnia cantante. Poi è crollato tutto per il vincolo, o forse perché insomma non c'era la possibilità, soprattutto per, in questo caso mi verrebbe da dire l'Inter, di proseguire la situazione, ma va bene, è crollato tutto. E allora si ritorna in piedi per andare alla Maura. Allora dritti, testa bassa, andiamo alla Maura. Per un mese e mezzo la zona dell'ippodromo alla Maura sembra quella perfetta. Dopodiché alza la mano il Comune di Milano, tutto, tra l'altro, il Consiglio Comunale abbastanza uniforme nel dire che alla Maura invece non si può fare niente, quindi toglietevelo dalla testa. E quindi ce lo si toglie dalla testa. Si inizia a guardarsi intorno, un po' la zona ex area Falca di Sesto, ma anche qui poca roba. Poi emerge la probabilità di andare a farlo a San Donato, all'area San Francesco, e quindi si parte dritti per dritti negli ultimi 2 anni, anche qui a testa bassa, a costruire il proprio stadio di proprietà. A San Donato si mette in macchina, in moto tutta la macchina dell'iter burocratico, dopodiché la cosa si arena completamente, come avevamo detto, adesso è abbastanza arenata. Nonostante siamo praticamente addirittura d'arrivo. La questione strana di San Donato è che tra 4-5 mesi massimo l'iter burocratico è finito. Avremo la possibilità di accendere le cosiddette ruspe e far partire i lavori. E invece è tutto congelato, perché questa è la vicenda in questo momento. In questo anno cosa è successo? Che è partita la probabilità di ristrutturare San Siro e quindi dapprima
il presidente Scaroni ci fa sapere che si va ancora diretti a San Donato, ma ho ricevuto la lettera di WeBuild e non mi sembra molto chiara, insomma, aspettiamo. Questo all'incirca aprile dell'anno scorso. A giugno arriva, più o meno a giugno, l'ipotesi di WeBuild per la ristrutturazione viene analizzata e tramonta subito. Perché? Perché costa uno sproposito ristrutturare San Siro molto di più di quello che si pensava rispetto alla precedente idea, l'ipotesi di WeBuild, perché d'altronde è fatta con i sacri crismi, ci dice che costa molto molto di più e quindi anche quella tracolla subito. In questo momento, nell'estate, iniziano primavera-estate, iniziano i dialoghi con Octree, che nel mentre ha rilevato l'Inter. Octree e Redbird si parlano molto, condividono molto l'idea di poter a questo punto condividere la questione stadio, anche perché forse Redbird non ha avuto la capacità, la potenza e nemmeno l'aiuto di un partner terzo per costruire lo stadio, e quindi si deve accollare al prossimo partner, cioè l'unico che gli è rimasto, quindi l'Inter. E quindi si riparte per quello che stiamo vedendo in questo momento, ovvero ricostruire l'ipotesi di un nuovo stadio del Milan condiviso con l'Inter nella zona di San Siro al posto del vecchio San Siro, facendo tutto nel migliore tempo possibile, perché nel mentre la questione vincolo sia sbloccata, perché forse si riesce a toccare San Siro prima che il vincolo scatti, e una volta che la questione è andata in mano alle due società, il vincolo diventerebbe praticamente quasi nullo o giù di lì, rispetto a quello che invece si pensava in passato. Abbiamo assistito a 80 cambi di versione, soprattutto del presidente Scaroni, soprattutto per quanto riguarda sia la ristrutturazione. Poi è andato a dare conferma a San Donato che no, tranquilli, veniamo a San Donato. Poi San Siro. Poi San Siro diventa l'ipotesi principale. Poi ritorna San Donato l'ipotesi principale. Poi invece San Donato torna a essere il piano B e il piano A ritorna a essere San Siro. In tutto questo è passato 12 mesi, non di più. E adesso ci ritroviamo in questa situazione. Che altro dire della situazione stadio? Probabilmente ci sarà una novità a breve, perché come detto i tempi sono abbastanza serrati per far sì che si riesca a capire cosa si può fare a San Siro, e non si potrà congelare in eterno San Donato. San Donato è ovvio che è al corrente di tutto quello che sta accadendo, ma San Donato sicuramente non è contento di quello che sta accadendo, lo capirete bene, insomma. Deve dare anche soddisfazione alla propria cittadinanza, l'amministrazione comunale di San Donato, non è che è avulsa dalla realtà. In tutto ciò, negli ultimi mesi ci sono state all'interno di chi ha lavorato per lo stadio, e mi verrebbe da dire non solo dentro il Milan, ma anche parallelamente al Milan, perché insomma la proprietà Redbird ha lavorato anche parallelamente al Milan con Icon, con chi di dovere, per appunto l'ipotesi di San Donato e anche questa di San Siro. Ha dovuto affrontare, già ricardinare, delle dimissioni ventilate da persone molto importanti all'interno della vicenda stadio, molto importanti, che sono state, diciamo così, non vi dico rigettate, ma quasi, insomma, sono state un po', si è tornati un po' sui propri passi, nonostante il disagio all'interno di chi lavorava per la questione San Donato soprattutto era chiaro ed evidente. Ci sono appunto delle divisioni interne per quanto riguarda le visioni sullo stadio. C'è una parte riguardante, insomma, quella un pochino più vicina a Redbird, che vede ancora in San Donato quella che è forse l'ipotesi principale. Poi insomma, c'è questa ipotesi di San Siro e adesso la prenderemo in considerazione, ma capisco lo sconforto del tifoso del Milan, che si vedeva, per chi lo voleva ovviamente, non tutti, per chi voleva avere uno stadio di proprietà da soli a San Donato, un'ipotesi reale e concreta così com'era. Mi sentite parlare al passato perché, come detto, in questo momento, poi magari tra 3-4 mesi si sblocca, non lo so, perché vediamo che a San Siro è un delirio totale, probabile tra l'altro, però in questo momento è congelata, bloccata, quantomeno rallentata, molto rallentata, e staremo a vedere cosa succederà nel prossimo periodo. Grazie a tutti, ci riaggiorniamo sulla questione stadio a breve, alla prossima e a presto. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni.
Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.